Salve curiosi, benvenuti o ben ritrovati. In questo video parliamo di Servio Tullio, il sesto re di Roma e il secondo di origini etrusche. Per alcuni un nuovo Romolo, per altri un riformatore, ma per molti il miglior re che Roma abbia mai avuto. Su di lui c'è tanto da dire, perciò parleremo prima della sua vita, secondo le fonti antiche, quindi la tradizione, e poi analizzeremo alcune teorie interessanti. Prima di andare avanti con il video vi suggerisco di guardare quello incentrato su Tarquinio Prisco, considerando che gli argomenti che tratteremo in questo sono molto legati al precedente. Vi invito come sempre inoltre a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, dopodiché partiamo immediatamente con questo episodio. Il giorno della nascita di Servio Tullio è un mistero, ma le fonti dicono che viene alla luce nella dimora di re Tarquinio da una schiava di nome Ocrisia, che in principio era figlia del re della città di Corniculum, che secondo gli studi poteva trovarsi nell'odierna frazione di Montecelio. Opponendosi a Roma, la città viene distrutta e Ocrisia viene portata nella dimora del re, dove diventa la serva personale di sua moglie, ovvero Tanaquilla. Un giorno, mentre Ocrisia è intenta ad accudire il focolare domestico, dalle fiamme prende forma un fallo di fuoco. La giovane, giustamente spaventata, corre da Tanaquilla, che essendo stata educata all'arte divinatoria, riconosce in questo un prodigio, così la tranquillizza dicendole di tornare nella camera con indosso la veste nuziale. Ocrisia obbedisce, viene per così dire posseduta dalle fiamme e da questo evento miracoloso nasce Servio Tullio, il cui nome, Servius, servo, ribadisce le sue umili origini. Qualche anno dopo accade un secondo prodigio che identifica Servio come un figlio della luce, il prescelto che porterà la pace nel regno, tanto che Tanaquilla decide di adottarlo, ovvero i suoi capelli prendono accidentalmente fuoco ma senza che si bruci. Passa un po' di tempo e dopo 37 anni di regno Tarquinio Prisco rimane ucciso in un'imboscata ad opera dei figli di Ancomarzio, ma Tanaquilla nasconde la sua morte al popolo, affidando il ruolo di reggente a Servio ormai adulto. Nonostante sembra avere il coltello dalla parte del manico, Servio Tullio non è ancora re, non gode dell'appoggio del Senato, che vorrebbe un interregno, e non gode della fiducia del popolo. Così, per prima cosa, si rivolge ai cittadini romani, usando parole feroci nei confronti degli assassini del re, che perdono così ogni possibilità di rivalsa ed escono di scena. E poi, per ingraziarsi la plebe, promette di eliminare la schiavitù per debiti e di assegnare le terre ai cittadini più bisognosi, se necessario pagandole di tasca propria, quindi con il tesoro dei Tarquini. E solo a questo punto diventerebbe re grazie al consenso popolare, con grande malcontento dei senatori che in silenzio rosicano. Come i suoi predecessori, anche Servio Tullio deve fare la sua parte in ambito militare, perché dopo la morte di Tarquinio Prisco, le città che avevano in precedenza stipulato trattati con lui non si sentivano più in dovere di rispettarli e vedevano Servio come un usurpatore, che tra l'altro non godeva dell'appoggio dei senatori. Iniziano così delle nuove ostilità, in particolare da parte delle città etrusche. Si muovono per prime Veio, Cerveteri e Tarquinia. E alla causa si uniscono presto anche altre città. Una guerra che dura circa 20 anni e dove Roma vince a fasi alterne, ma che si conclude comunque a suo favore, consentendole di espandersi verso nord. Sicuramente uno degli scopi di questa guerra, dove anche i Latini e Sabini devono piegarsi al dominio romano, fu di conquistare nuove terre da assegnare ai cittadini, proprio come il re aveva promesso, e determinante fu anche il nuovo modo di combattere dei soldati romani. Infatti, come tra poco vedremo, con Servio Tullio l'esercito viene completamente riformato e adotta la formazione a falange e l'equipaggiamento degli opliti greci. Un primo passo, se vogliamo, verso quella temibile macchina da guerra che Roma diventerà nei secoli a venire. Da questo momento in poi quindi c'è più organizzazione e disciplina tra i soldati. Infatti, se prima combattevano spesso in modo confusionario e rozzo, a volte anche con armi di fortuna, ora dispongono di un equipaggiamento completo o quasi. Questo cambiamento dell'esercito avviene con una riforma attribuita appunto al re, la riforma serviana, il cui scopo principale è quello di suddividere la popolazione in base al censo e quindi in base ai propri averi. Fino a questo momento esistevano le tribù originariamente create da Romolo, i Ramnes, i Tizies e i Luceres, ed ognuna includeva 10 gruppi di uomini chiamati curie, capeggiate da un tribuno. Ogni curia aveva il dovere di fornire 100 fanti e 10 cavalieri all'esercito. Pertanto ogni tribù forniva un totale di 1000 fanti e 100 cavalieri.
Quando era necessario promulgare leggi, eleggere i magistrati o approvare nuove guerre, tutte e 30 le curie si riunivano in assemblee che prendevano il nome di comizi curiati. Di queste tribù, composte prevalentemente da patrizi, secondo il giurista romano Aulo Gelio, facevano parte i primi abitanti di Roma e nel corso dei secoli i loro discendenti vi accedevano per diritto di nascita. Con la sua riforma, Servio Tullio trasforma queste tribù in 4 tribù urbane, basate sulla residenza e sulla ricchezza personale, quindi non più sul privilegio e sull'appartenenza, e questo allo scopo di tassare equamente la popolazione. Ed ecco che da questo momento in poi non si parlerà più di comizi curiati, ma di comizi centuriati, dove sia i più che i meno abbienti, romani e stranieri, possono esercitare tutti insieme i loro diritti politici per il bene dello Stato. Entrando più nel dettaglio, la popolazione viene suddivisa in 5 classi, dove ognuna ha l'obbligo di fornire allo Stato un certo numero di centurie, ossia gruppi di 100 uomini, in base alla propria ricchezza personale, e dove ad arruolarsi potevano essere o gli stessi patrizi o dei soldati pagati da loro. Per semplificare utilizzeremo un grafico. La prima classe era formata da 80 centurie di fanteria pesante, 18 di cavalieri e 2 di fabbri, e disponeva in media di 100.000 assi all'anno. Era quella che costituiva il cuore della falange oplitica, la prima linea della legione romana e quella meglio equipaggiata. La seconda classe comprendeva 20 centurie di fanteria pesante e disponeva di un reddito tra i 100.000 e i 75.000 assi. La terza classe comprendeva 20 centurie di fanteria pesante e disponeva di un reddito tra i 75.000 e i 50.000 assi. Anche la quarta classe comprendeva 20 centurie, ma di fanteria leggera, e disponeva di un reddito tra i 50.000 e i 25.000 assi. La quinta classe comprendeva 30 centurie di arcieri e frombolieri e disponeva di un reddito compreso tra i 25.000 e 11.000 assi. In aggiunta abbiamo 2 centurie di suonatori adatti per fornire segnalazioni e ordini militari. Nonostante quest'ultima classe guadagnasse meno, forniva comunque più uomini, ma risparmiava sull'equipaggiamento, considerato il ruolo dei soldati, che di fatto avevano il compito di disturbare il nemico con armi da lancio all'inizio della battaglia e comunque dalle retrovie. Ci sarebbe poi la sesta classe, che spesso non viene annoverata, era fatta dai cittadini più poveri e fornivano quindi una sola centuria non di soldati, bensì di uomini che aiutavano come potevano, fornendo un supporto ausiliario e logistico. Bisogna inoltre dire che le centurie di ogni classe erano divise per metà da soldati giovani, compresi tra i 17 e i 46 anni, detti juniores, e per l'altra metà da soldati anziani, ovvero maggiori di 46 anni, detti seniores. I soldati più giovani erano impiegati nelle guerre esterne, spesso in prima linea, mentre i soldati più anziani, almeno nel caso della prima classe, erano posti a guardia delle mura cittadine e nel caso di tutte le altre classi rappresentavano spesso la seconda linea di difesa. Quindi, sommando tutte le classi, abbiamo un totale di 193 centurie, che equivale a 19.300 uomini. Un numero importante, ma dovete pensare che non combattevano tutti allo stesso momento. Infatti, il grosso del lavoro lo svolgeva la fanteria pesante. Inoltre dovete considerare che la cavalleria era molto preziosa e interveniva solo in caso di necessità. Ad ogni modo, questo miglioramento dell'esercito è stato possibile anche grazie a un incremento della popolazione, che secondo lo storico romano Fabio Pittore in quel periodo ammontava a circa 80.000 persone, anche se sono stime molto discusse. Ma questa riforma ha un'importanza anche dal punto di vista politico, perché nei comizi curiati, quando si votava, il voto contava per una singola persona, quindi 1. Nei comizi centuriati il voto conta per centurie, che significa che i cittadini più ricchi, quindi quelli della prima classe, che da soli fornivano 100 centurie, avevano sempre il peso politico più importante e quindi i loro voti valevano più di tutti gli altri, anche sommando le altre classi. Sebbene quindi i patrizi si lamentavano del fatto che a loro toccava fare la guerra o comunque finanziarla, d'altro canto avevano più influenza e potere per quanto riguardava le decisioni dello Stato. Quindi, con Servio Tullio abbiamo una timocrazia, ovvero diritti e doveri di un cittadino sono stabiliti in base al censo, perciò secondo quanto possiede. Oltre a questi cambiamenti, Servio Tullio porta avanti i lavori iniziati sotto Tarquinio Prisco per quanto riguarda il Tempio di Giove Capitolino e soprattutto quelli della nuova cinta muraria.
che adesso abbraccia un'area molto più estesa rispetto a prima, inglobando i colli Viminale, Quirinale ed Esquilino e allargando così anche il Pomerio. E poi introduce nuovi culti religiosi, come quello di Diana, dea della caccia, quello di Mater Matuta, dea dell'aurora, e quello della dea Fortuna, con la quale il re si identifica a tal punto da edificare 27 templi, ognuno con una specifica funzione. Per esempio abbiamo il tempio della fortuna personale, il tempio della fortuna del raccolto, quello della fortuna delle donne, quello della fortuna degli uomini e così via. In più vengono costruite nuove botteghe, nuovi mercati, soprattutto lungo la via sacra, e questo porta a guadagno, nonché la costruzione di nuove case. Quindi tutto sembra andare per il verso giusto. Con il passare degli anni però cresce la preoccupazione di Servio Tullio nei confronti dei nipoti del defunto re, ovvero Lucio Tarquinio e Arrunte. Sebbene infatti li abbia poi cresciuti Servio insieme alla moglie Tarquinia, potrebbero rappresentare una minaccia al trono. Nel 540 a.C. i due principi sono adulti e Servio, per ingraziarseli, li fa sposare con le sue due figlie, Tullia Maggiore e Tullia Minore. In questo modo spera di non avere problemi, almeno dalla parte della famiglia. In più, concede a tutti loro di andare a vivere nella casa dei Tarquini, quindi la dimora di famiglia, preferendo spostarsi sull'Oppio in una casa privata, allontanandosi in questo modo dall'aristocrazia, che nonostante il passare del tempo non sembra mai aver davvero accettato il suo regno. Nonostante queste precauzioni accade l'impensabile e dai due matrimoni in realtà ne nasce solo uno, quello tra Lucio Tarquinio e Tullia Minore, che convolano a nozze dopo aver avvelenato rispettivamente i propri coniugi. Tullia Minore si dimostra un'astuta e spietata manipolatrice, convincendo Lucio Tarquinio, anche lui per natura crudele e ambizioso, che deve diventare il nuovo re di Roma e quindi Servio Tullio deve essere tolto di mezzo. La coppia comincia così a tramare contro il re, comprando il favore dei suoi consiglieri più fidati, corrompendo senatori, facendo donazioni al popolo e assumendo mercenari grazie al tesoro di famiglia. Un giorno Lucio, all'insaputa di Servio, convoca il Senato nella Curia Ostilia, siede sul trono e indossa le insegne regali. Informato dell'accaduto, Servio monta su tutte le furie e giunge in Senato. Tra i due inizia un'accesa discussione che culmina con Servio scaraventato giù dalle scale della Curia proprio da Lucio, sotto lo sguardo immobile dei senatori. Il vecchio re, ormai ferito e abbandonato anche dalla dea Fortuna, alla quale era molto devoto, tenta invano di raggiungere la sua casa sull'Oppio, ma viene travolto e ucciso da un carro guidato da sua figlia, Tullia Minore, che pone così fine al suo regno durato 43 anni. Lucio Tarquinio diventa così il settimo re di Roma e per questo suo crimine i romani lo soprannomineranno il Superbo. Parenti serpenti. E adesso, dopo questo triste epilogo su Servio Tullio, analizziamo alcune teorie riguardo alla sua vita da giovane. Mettendo per un momento da parte Tito Livio e le leggende che ci racconta, che come abbiamo visto sono onnipresenti nella vita dei re di Roma, è molto probabile che la madre di Servio Tullio, ovvero Ocrisia, fosse l'amante di Tarquinio Prisco, la sua concubina. Falli di fuoco, come no. Quindi è possibile che Servio Tullio sia il figlio segreto del re, una teoria un minimo sostenuta dalle parole di Cicerone che sottolinea quanto Tarquinio Prisco amasse questo fanciullo al punto da impartirgli la sua stessa educazione. Un'altra possibilità è che Servio Tullio sia in realtà un eroe etrusco di nome Mastarna, teoria avanzata niente meno che dall'imperatore Claudio, che amava a tal punto la cultura etrusca da studiarla e scrivere diverse opere, andate purtroppo perdute. In compenso, nel 1528 a Lione venne trovata una tavola di bronzo, poi rinominata Tabula Claudiana o Tavola di Lione, con un'iscrizione in latino, che riporta parte di un discorso che l'imperatore tenne in Senato, dove si evince proprio questo collegamento tra Servio e Mastarna. Un nome che dall'etrusco significa magister e che a Roma significava fondamentalmente comandante, per esempio magister equitum, comandante della cavalleria. Ma a questa teoria si affianca un'altra importante scoperta archeologica, quella della tomba François, dal nome del suo scopritore, rinvenuta nella necropoli di Vulci nel 1857 e decorata con meravigliosi affreschi dove spicca una scena di combattimento raffigurante proprio Mastarna. Sebbene questa pittura sia oggetto di varie interpretazioni, una di queste è particolarmente intrigante, se vogliamo un giallo dell'antichità.
L'ipotesi, sostenuta peraltro dall'archeologo Andrea Carandini, vuole che questa scena raffiguri un evento preciso, ossia il tentativo della gens Marcia di rovesciare Tarquinio Prisco, assoldando dei mercenari, cosa che naturalmente fa anche il re per proteggersi. Tra i suoi, di provenienza etrusca, ci sarebbero il condottiero Celio Vibenna insieme al fratello Aulo e Mastarna insieme al suo fedele compagno Marco Camillo. Nella scena di combattimento della tomba figurano questi personaggi intenti a uccidere i loro avversari, che in un primo momento sembrano aver prevalso su di loro, denudandoli e legandoli per poi addormentarsi. Infatti da sinistra notiamo Mastarna mentre libera dalle corde Celio Vibenna e in fondo a destra suo fratello Aulo intenta uccidere uno dei rivali. Ma l'indizio che lascia supporre tutta questa storia si trova nella parte in fondo a destra dell'affresco, dove vediamo Marco Camillo uccidere un uomo con la toga, identificato come Gneo Tarquinio, il figlio traditore di Tarquinio Prisco, unitosi alla congiura contro suo padre e sul quale le fonti sembrano tacere per nascondere il fatto. Se consideriamo che spesso le rivalità nascevano proprio in famiglia, a maggior ragione se si tratta di quella reale, non sarebbe poi così strano. Tutta la vicenda potrebbe essersi svolta proprio nella casa dei Tarquini o comunque nelle vicinanze del Celio, che per tradizione prende il nome proprio da Celio Vibenna, che lo occupò entrando a Roma. Dopo la sua morte, Mastarna sarebbe entrato in conflitto con il fratello Aulo, uccidendolo e diventando il re di Roma, cambiando così il suo nome in Servio Tullio. C'è poi da chiarire un'altra questione, quella di Lucio Tarquinio e Arronte, che normalmente sono ricordati come i figli di Tarquinio Prisco e non i nipoti. Ed è qui che ci viene in aiuto nuovamente l'affresco della tomba a Vulci rappresentante Gneo Tarquinio. Secondo Carandini, infatti, questi sarebbe il vero figlio di Tarquinio Prisco, cancellato da ogni memoria per nascondere una scomoda verità. Infatti, se ci pensate, non ne parlano neanche le fonti antiche. Senza contare che se Lucio Tarquinio fosse stato il figlio diretto di Tarquinio Prisco, sarebbe vissuto oltre 100 anni, cosa abbastanza improbabile. Qualunque sia la verità, resta il fatto che la figura di Servio Tullio è sicuramente tra le più affascinanti e io spero che questo video a lui dedicato sia stato di vostro gradimento. In caso lasciate un commento e anche un mi piace, piccoli gesti che incoraggiano la creazione di nuovi video, dietro ognuno dei quali c'è veramente tanto lavoro. Ci vediamo con il prossimo episodio dedicato all'ultimo dei 7 re di Roma, ovvero Tarquinio il Superbo. Un saluto a tutti e a presto!